Benvenuto, popolo di Alkil! Oggi torniamo a immergerci nel mondo di Berserk, esplorando una delle creature più affascinanti del manga di Kentaro Miura, gli Elfi. Ma attenzione, non parliamo degli Elfi classici da fantasy occidentale con archi e armature scintillanti. Qui siamo nel regno di Elfhelm, la dimora del misterioso monarca della Tempesta dei Fiori, un luogo che esiste nel mondo astrale. I più famosi rappresentanti di questa razza nella storia di Berserk sono Puck e Ivalera, due piccoli spiriti che accompagnano Guts nel suo viaggio. Entrambi appartengono alla razza Pischi, discendenti delle Silfidi, gli spiriti del vento. E proprio le Silfidi meritano un approfondimento. Queste creature, che appaiono come angeli con ali trasparenti, sono descritte da Serpico come insetti alati, ma il loro potere va ben oltre l'apparenza. Come spiega la strega Shirke, le Silfidi sono esseri eterei, spiriti del vento che dominano la materia in forma di vapore. Il loro potere è incredibile. Possono deviarti le frecce, farti fluttuare nell'aria e persino trasformare il vento in un'arma letale. La spada della Silfide di Serpico è l'esempio perfetto. Un'arma in grado di lanciare raffiche taglienti come rasoi fatte d'aria pura. Ma che aspetto hanno esattamente gli Elfi di Berserk? Beh, dimenticatevi le versioni alte e affascinanti del fantasy classico. Qui parliamo di piccole creature umanoidi, con lunghe orecchie a punta, occhi privi di pupille e ali trasparenti simili a quelle di un insetto. La maggior parte degli elfi se ne va in giro senza vestiti, ma alcuni sfoggiano un velo che ricorda petali o foglie, un tocco di stile naturale in perfetto mood elfico. Oltre all'aspetto, anche il carattere di queste creature è particolare. Gli elfi sono vivaci, giocosi e amano divertirsi. A prima vista potrebbero sembrare un po' sciocchi, ma in realtà possiedono una certa saggezza e un forte senso del dovere, come sottolinea Puck. In più sono empatici e riescono a percepire le emozioni delle persone, rendendoli compagni preziosi per Guts e il suo gruppo. E che dire delle loro abilità? Nonostante le piccole dimensioni, gli elfi sono tutt'altro che inutili in combattimento. Possono curare ferite, percepire gli stati d'animo e si dice addirittura che siano capaci di portare felicità. La loro polvere alare, conosciuta come polvere elfica, ha proprietà curative e quando la situazione si fa critica, possono emettere un bagliore accecante per confondere i nemici. Ma attenzione! Gli elfi non sono creature comuni nel mondo di Berserk. Vivono nel mondo astrale e solo alcune persone possono vederli. Gli umani che credono ancora nelle creature mitiche possono percepirli, mentre i fanatici religiosi, come quelli della Santa Fede, sono completamente ciechi alla loro presenza. Un esempio perfetto è Farnese, che riesce a vedere Puck solo dopo essersi allontanata dalla sua fede cieca. Nel corso della storia, gli elfi hanno vissuto in diversi luoghi, come la grotta mineraria di Godot o l'albero di Rosin nella Valle Nebbiosa. Ma con l'avvento delle dottrine della Santa Fede, sono stati costretti a ritirarsi nell'isola magica di Skellig, dove sorge la loro patria, Elfhelm. Ed è proprio lì che Guts si dirige con Casca, sperando che il monarca della Tempesta dei Fiori possa riportare indietro la sua mente perduta. Gli elfi hanno attraversato secoli di narrazioni mitologiche, evolvendosi e adattandosi alle diverse culture che li hanno raccontati. Kentaro Miura, nel contesto di Berserk, ha saputo reinterpretare questa tradizione millenaria, creando esseri che mantengono radici profonde nelle mitologie nordiche, celtiche e giapponesi, ma che allo stesso tempo assumono caratteristiche uniche e peculiari. Per comprendere a fondo il loro ruolo e significato nell'opera, è essenziale esplorarne le origini storiche e simboliche. Nella mitologia nordica, gli elfi, o Alfar, occupano un posto di rilievo tra le creature soprannaturali, divisi in due categorie principali. I Ljósfar, elfi della luce, e i Dökkfar, elfi delle tenebre, rappresentano rispettivamente il lato splendente e benevolo della natura e quello più oscuro e misterioso. I primi abitavano Elfemir, un regno incantato governato dal dio Frey, e simboleggiavano la bellezza, la fertilità e la positività. I secondi invece risiedevano sottoterra, associati all'ignoto e alla pericolosità del mondo nascosto. Questo dualismo tra luce e ombra è una chiave di lettura fondamentale per comprendere il ruolo degli elfi in Berserk.
Puck, ad esempio, pur essendo un personaggio leggero e ironico, conserva una profondità che richiama proprio questa ambivalenza. È un essere giocoso e amichevole, ma allo stesso tempo portatore di saggezza e consapevolezza. La tradizione celtica offre un ulteriore spunto con i Side, esseri fatati che abitano in un mondo parallelo nascosto alla percezione degli uomini comuni. Spesso descritti come bellissimi ma imprevedibili, rappresentano forze naturali che possono tanto benedire quanto maledire chi incrocia il loro cammino. Anche in questo caso ritroviamo un eco in Berserk. Gli elfi, pur essendo in gran parte benevoli, possiedono un'aura di mistero e magia che li rende imprevedibili. Il loro legame con il mondo astrale e la loro capacità di manifestarsi solo a chi possiede una mente aperta ricorda molto i Side e il loro legame con il mondo altro della mitologia celtica. Un altro parallelo interessante si trova nel folklore giapponese, in particolare con gli Yosei, spiriti eterei associati alla bellezza e alla magia. A differenza delle figure mitologiche occidentali, questi esseri hanno spesso un ruolo di intermediari tra il mondo umano e quello spirituale, facendo da ponte tra il visibile e l'invisibile, tra il razionale e l'irrazionale. La loro estetica delicata e il loro carattere sfuggente riflettono un'influenza nipponica evidente, che si amalgama perfettamente con gli elementi mitologici europei. Miura, però, non si è limitato a riprendere questi archetipi, ma li ha trasformati in un qualcosa di nuovo e significativo. Gli elfi in Berserk non sono semplici creature decorative o comprimari marginali. Il loro ruolo narrativo è cruciale. Puck non è solo una spalla comica o un espediente per alleggerire la cupezza dell'opera, ma un simbolo della luce che resiste anche nei momenti più oscuri. La sua empatia e la sua capacità di percepire le emozioni umane lo rendono un vero e proprio contraltare alla brutalità del mondo di Guts, ricordando costantemente al protagonista e al lettore che nonostante il dolore e la distruzione esiste ancora spazio per il conforto e la speranza. In definitiva, gli elfi di Berserk rappresentano un perfetto esempio di come la mitologia possa essere reinterpretata per creare qualcosa di originale e rilevante. Attraverso un attento equilibrio tra tradizione e innovazione, Miura ha reso questi esseri immortali non solo simboli del passato, ma anche elementi vivi e fondamentali nel panorama del fantasy contemporaneo. Anche oggi, cari affezionati, terminiamo questo nostro appuntamento mensile dove stiamo approfondendo nel dettaglio tutti i parallelismi tra Berserk e la mitologia del nostro mondo reale. Non dimenticate di recuperare lo scorso video, di iscrivervi se siete nuovi, attivando la campanellina per non perdere le prossime pubblicazioni, e anche per oggi da Alkil è tutto e come sempre buona vita a tutti!